Ciao a tutti, benvenuti, io sono Luca Borro, questo è Bioprint Up. Oggi vedremo il bioprinting e chiariremo alcuni aspetti fondamentali di questa importante tecnologia che sta pian piano cambiando un po' il corso della biologia e della medicina nel mondo. Innanzitutto faccio una premessa: i miei video non sono delle lezioni e non sono dei seminari, sono semplicemente dei video che vogliono aprire un po' un mondo di comunicazione sulle innovazioni tecnologiche che riguardano il 3D in medicina. La definizione di bioprinting è una definizione un po' controversa, non c'è una definizione universalmente riconosciuta di questa tecnologia. Possiamo dire in generale che il bioprinting è la tecnologia di stampa 3D che prevede l'utilizzo di cellule e di materiale extracellulare finalizzato a produrre costrutti biologici che hanno una funzione biologica specifica all'interno dell'organismo in cui vengono applicati. L'elemento principale che differenzia il bioprinting dalla stampa 3D tradizionale è appunto il materiale. Nel bioprinting si usano dei materiali molto particolari chiamati bioink, cioè inchiostri biologici. Questi materiali sono principalmente composti da materiale cellulare, da materiale extracellulare oppure da biopolimeri. Su questi aspetti, quindi su tutti gli aspetti relativi ai materiali, faremo ulteriori video e scenderemo veramente nel dettaglio dei singoli materiali e delle loro proprietà di stampa e delle loro proprietà biologiche. Adesso rimaniamo nel generico e cerchiamo di capire perché il bioprinting è così importante. Il bioprinting permette di rigenerare i tessuti biologici umani che sono danneggiati. Alcuni media nazionali, internazionali, televisioni, eccetera, ogni tanto si fanno sfuggire dei paroloni, quindi ogni tanto sentiamo dire che si tratta di stampa 3D di organi e di sostituzione d'organo. Ecco, queste definizioni mi sembrano effettivamente molto esagerate allo stato dell'arte. Attualmente non siamo nella condizione di poter dire di avere una tecnologia che permette di stampare in 3D degli organi. Sarebbe veramente poco attendibile. Quindi noi cerchiamo di capire dove è arrivato il bioprinting oggi concretamente, senza lasciarci andare a facili entusiasmi. Diciamo innanzitutto che la tecnologia del bioprinting si avvale di speciali stampanti 3D. Queste stampanti 3D sono simili alle stampanti 3D tradizionali, ma hanno delle particolarità che gli permettono di creare costrutti biologici, quindi oggetti biologici composti appunto da materiale biologico o biologicamente attivo. Queste stampanti 3D sono di diversa tipologia. Quelle più comunemente utilizzate sono quelle che estrudono del materiale da una siringa con diverse tecnologie. Possono essere tecnologie ad aria compressa, quindi pressurizzate, oppure tecnologie di tipo meccanico con un pistone che scendendo all'interno di una siringa permette l'estrusione di bioinchiostri, chiamiamoli così. Il bioprinting è una tecnologia particolarmente importante perché permette di stampare in 3D delle forme geometriche personalizzate. Questa particolarità è fondamentale per una serie di motivi. Ci sono dei motivi di carattere, diciamo, appunto geometrico e dei motivi di carattere biologico. Ma prima di arrivare a questo livello di dettaglio, cerchiamo di capire cosa succedeva prima del bioprinting, come si lavorava in laboratorio prima del bioprinting, ma direi come si lavora ancora oggi, perché ovviamente il bioprinting è ancora una tecnologia di nicchia e quindi nella maggior parte dei laboratori si usano ancora metodiche tradizionali. Bene, cosa avviene? Avviene questo: le cellule vengono coltivate appunto all'interno di piccoli contenitori di plastico, di vetro, chiamate piastre di Petri più comunemente, e vengono praticamente coltivate in uno strato laminare con alcuni appositi strumenti di deposizione delle cellule. Si vanno a creare questi strati di cellule più o meno bidimensionali, quindi non hanno nulla di tridimensionale, si appoggiano per gravità sul fondo di questo piattino di vetro e lì svolgono tutto il loro processo biologico. Quindi questa è la metodica tradizionale, la metodica con cui nella maggior parte dei laboratori del mondo attualmente si fa biologia. Il 3D cosa apporta di diverso? Qual è l'apporto del bioprinting a questa metodologia tradizionale? Beh, il bioprinting crea strutture tridimensionali, cioè fornisce a questo insieme di cellule una terza dimensione, come se queste cellule si sviluppassero in altezza. Sviluppandosi in altezza, queste cellule traggono da questa tridimensionalità tutta una serie di benefici. Allora, abbiamo detto che esistono benefici di natura geometrica e benefici di natura biologica. Per quanto riguarda i benefici di natura geometrica, possiamo dire che questi sono relativi al fatto che grazie alla stampante 3D noi possiamo riprodurre, ad esempio, l'esatta forma di un tessuto danneggiato. Adesso, parlando per assurdo, se pensiamo al tessuto osseo, quindi non so,
ad una parte ossea del nostro organismo, che può essere ad esempio il femore, ecco, pensiamo ad un osso come può essere il femore, noi potremmo pensare, grazie alla tecnologia 3D e al bioprinting, di andare a stampare proprio un preciso pezzo di osso danneggiato. Possiamo immaginare di stampare questa parte di osso danneggiato, cosiddetto paziente specifico, proprio perché la geometria di quell'osso appartiene a quello specifico paziente, la possiamo stampare addirittura con le cellule del paziente, quindi con le cellule ossee del paziente. Ma quali sono i vantaggi invece biologici di questa tecnologia? Diciamo innanzitutto che il primo vantaggio biologico è il fatto che ogni cellula che va a formare questa struttura tridimensionale all'interno di un piatto di vetro di coltura cellulare è a contatto con tutte le altre cellule che sono vicine. Questo non avviene nel caso delle colture bidimensionali, dove le cellule sono semplicemente a contatto con il fondo del piattino di coltura. Invece nel bioprinting queste cellule si aggregano a formare delle strutture, dei costrutti biologici tridimensionali e quindi vanno a mimare molto meglio l'ambiente fisiologico umano, cioè nel nostro organismo, nella nostra pelle, nei nostri organi le cellule sono poste una accanto all'altra e scambiano una serie di segnali chimici e biologici tra di loro. Se queste cellule non si trovano una accanto all'altra, viene meno una gran parte di funzioni biologiche che queste cellule ogni giorno svolgono. Mettendo invece queste cellule in una struttura tridimensionale, noi permettiamo a queste cellule di comportarsi nella maniera più vicina possibile a come si comporterebbero nella realtà, quindi all'interno del nostro organismo. Un altro importantissimo vantaggio biologico che il bioprinting apporta alla biologia e alla rigenerazione dei tessuti è dovuto alla forza di gravità. Le cellule che normalmente vengono coltivate nei laboratori di ricerca tramite sistemi bidimensionali sono soggette alla forza di gravità, per cui quando si depongono queste cellule con appositi strumenti di deposizione all'interno di piastre di coltura, queste cellule tendono a cadere verso il basso. Il grande vantaggio del bioprinting è proprio quello di fornire a queste cellule un'impalcatura tridimensionale della forma voluta. Quindi questa impalcatura può assumere tutte le forme possibili e può assumere anche le forme anatomiche del paziente, quindi le cellule si aggrappano a questa impalcatura e svolgono una funzione di opposizione alla forza di gravità. Quindi le cellule non collasseranno precisamente verso il basso attratte dalla forza di gravità, ma per un processo di aggregazione si manterranno per lo più adese a questa struttura, a questa impalcatura e quindi svolgeranno una funzione biologica diversa rispetto a quella che svolgerebbero quando semplicemente coltivate in forma bidimensionale. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è innanzitutto che queste cellule, stando in un ambiente tridimensionale, possono ricevere ossigeno da tutti i lati, mentre nelle colture bidimensionali la parte di cellula che è a contatto con il piattino di coltura, con la piastra di coltura, purtroppo non riceve ossigeno. Un altro importante aspetto positivo dell'utilizzo di queste impalcature chiamate scaffold è il fatto che in base alla geometria degli scaffold e in base al loro materiale le cellule si comportano biologicamente in maniera diversa, ma questo lo vedremo nei prossimi video in maniera più approfondita. Vediamo adesso quali sono i vantaggi e i limiti del bioprinting. Uno dei vantaggi più importanti del bioprinting è la customizzazione, cioè la personalizzazione di questi costrutti biologici che possono essere personalizzati sul paziente. Abbiamo fatto poco fa l'esempio del femore, ma potremmo parlare di tantissime altre parti anatomiche che possono essere ricostruite in 3D a partire da immagini radiologiche, quindi TAC, risonanza magnetica, e poi stampate attraverso appunto stampanti 3D bioprinters. Un secondo vantaggio invece più biologico, a cui abbiamo accennato anche poco fa, è il fatto di poter utilizzare materiale cellulare cosiddetto autologo, e cioè che appartiene al paziente. Quindi questo cosa fa? Evita una serie di complicanze che possono essere dovute a fenomeni di rigetto, ad esempio nel caso di trapianti. Tra i limiti di questa tecnologia, limiti molto importanti attualmente, abbiamo sicuramente la difficoltà di riprodurre sistemi biologici molto complessi. Uno dei principali problemi del bioprinting ad oggi è la stampa 3D della vascolarizzazione, cioè dei vasi sanguigni. Alla stampa 3D non piacciono molto le strutture cave, in particolare ad alcune tipologie di tecnologie 3D. In particolare parliamo della tipologia FDM, quindi Fusion Deposition Modeling,
che è una tecnologia appunto che prevede l'estrusione di materiale di stampa. Questo tipo di tecnologia fa molta fatica, anzi quasi sicuramente non riesce a stampare particolari strutture che al loro interno sono cave. Pensiamo ad esempio a un vaso sanguigno, no? Che ha una parete e una cavità all'interno. Ecco, la stampa di questo tipo di strutture è già difficile con stampanti 3D normali e diciamo che è molto più difficile con stampanti 3D biologiche, quindi con le bioprinter. Quali sono le prospettive future di questa tecnologia? Ad oggi non c'è una vera e propria applicazione clinica del bioprinting. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono molti progetti di ricerca, ma non è ancora traslato alla clinica, quindi non è ancora definitivamente arrivato al letto del paziente e i tempi con cui il bioprinting arriverà al letto del paziente si differenziano in base alla tipologia di tessuto da sostituire. L'idea che mi sono fatto è quella che ci sono tessuti più semplici, tra virgolette ovviamente, da ricostruire, quindi da stampare in 3D e da far funzionare biologicamente, e tessuti più complessi. Tra i tessuti più semplici troviamo sicuramente, come ho già anticipato, il tessuto osseo, per una serie di motivi. Innanzitutto la consistenza dell'osso è una consistenza abbastanza favorevole per la stampa 3D. Proprio intendo anche come caratteristiche fisico-meccaniche del tessuto stesso. Sono molto accessibili anche i substrati che si utilizzano per il bioprinting del tessuto osseo, quindi parliamo di biopolimeri accessibili dalle normali stampanti 3D e di alcuni materiali facilmente stampabili. Quindi se dovessi dare un tempo di applicazione sul paziente del tessuto osseo stampato in 3D, mi verrebbe da dire che questo potrebbe avvenire entro 5-6 anni. Uno dei tessuti più difficili da stampare, invece, come si può facilmente immaginare, è il tessuto cardiaco, per una serie di motivi importanti. Oltre alla parte tissutale prettamente biologica, quindi all'unione di diversi tipi cellulari che compongono il tessuto cardiaco, c'è tutta una parte di tessuto del cuore che ha a che fare con la trasmissione dell'impulso elettrico e questo complica moltissimo la possibilità di poter stampare questo tessuto in 3D. Per dire entro quanto tempo potremmo vedere applicato al paziente un tessuto cardiaco stampato in 3D, mi verrebbe dire non prima di 10 anni. Bene, con questo video ho cercato di fare una panoramica molto generale sul bioprinting, su cos'è il bioprinting, su quali sono le sue principali peculiarità, le sue finalità e diciamo anche un po' un'analisi molto veloce dello stato dell'arte e dei tempi che possono essere previsti per un'applicazione clinica di questa tecnologia. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi invito ad iscrivervi al mio canale in modo da non perdere tutti i miei prossimi video. Grazie, a presto!